Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Abbiamo sul banco una scheda della Midea o Olympia Splendid o qualche altro marchio che monta questa scheda. Questa scheda è siglata KFR26G, è riportato il marchio sulla scheda. KRF solitamente sono Midea, sono schede Midea sia per quanto riguarda l'unità interna che sia per quanto riguarda l'unità esterna. Questa scheda mi è arrivata come errore E1, errore di comunicazione. Ripeto, scheda unità interna. Andiamo a vedere la morsettiera, che è la classica della Midea. Abbiamo l'alimentazione L che arriva dall'unità esterna, l'alimentazione N neutro che arriva dall'unità esterna, S che è la comunicazione e W che è la fase del relè in cui l'unità interna manda la fase all'unità esterna per poter alimentare la scheda esterna. Una volta che arriva la fase sulla scheda esterna, le due schede incominciano a comunicare tra di loro tramite questo cavetto S che manda il seriale all'unità esterna, cioè sono dei codici binario. Per conoscere come avviene o come è fatto un circuito di comunicazione seriale, ho fatto un video specifico in cui spiego sia il circuito e sia lo scambio di comunicazione seriale tra le due unità. Adesso, per alimentare la scheda sul banco dalla morsettiera prendiamo L, N e l'alimentiamo e vi faccio vedere come testare il relè che alimenta l'unità esterna. Allora mettiamo un cavetto su N, lo vado a mettere qui perché mi è più comodo sul neutro, e l'altro cavetto lo mettiamo su L. Se do alimentazione si sente sia il bip che lo scatto del relè. Adesso vado a spegnere e gli metto una lampadina e facciamo finta che questa lampadina sia l'unità esterna. Quando la lampadina si accenderà ovviamente significa che l'unità esterna è alimentata. Quindi andiamo a mettere un coccodrillo qui all'uscita del relè e l'altro lo mettiamo sul neutro. Il coccodrillo possiamo mettere anche su W, che vediamo qui, quindi se lo tolgo di qua dal relè lo metto sul W, è la stessa cosa, ok? Adesso do alimentazione e possiamo vedere che la lampadina si è accesa, significa che il relè è intatto, è buono, ok? Questo già è un metodo di test per vedere se il relè è ottimo e mantiene un certo voltaggio. Ovviamente lampadina da 80 watt, però possiamo mettere più lampadine per avere più watt e arrivare al wattaggio del compressore. Questo serve per vedere se il relè riesce, il contatto interno riesce a mantenere un certo wattaggio, ok? Come vi dicevo, questa scheda ha problemi di comunicazione, errore E1, e se prendiamo la PCB per testare la comunicazione dovrebbe lampeggiare, quindi la mettiamo su S, comunicazione, e l'altro puntale lo mettiamo su N, quindi un puntale su S e l'altro su N.
quindi uno dei due LED dovrebbe lampeggiare, perché questa scheda, anche se non vede l'unità esterna, manda gli impulsi di comunicazione. Vado a spegnere, do alimentazione e possiamo vedere che non si accende nessun LED. Quindi vado a spegnere, prendiamo una scheda buona, che è questa è buona, sono uguali come schede. Questa scheda è sempre KRF 26G, quindi diamo alimentazione su questa scheda qua. Che ripeto è la gemella di questa, e andiamo a testare la comunicazione su questa scheda. Possiamo vedere che il LED si è acceso e sta lampeggiando, ok? Quindi significa che su questa scheda abbiamo comunicazione, e se facciamo finta di stare su un condizionatore sull'unità esterna, mettiamo questi due cavetti, uno su la morsettiera esterna, facciamo finta questa morsettiera esterna, mettiamo sempre su uno su N e uno su S e non comunica, e allora andiamo a staccare i cavetti che arrivano dall'unità interna, quelli di sotto, andiamo a staccare neutro S e vediamo se comunica. Se non comunica significa che il problema sta nella scheda interna, se invece comunica la scheda interna significa che il problema sta sulla scheda esterna. In questo caso questa scheda abbiamo visto che è buona, in qualunque modo io vado a mettere i puntali non c'è un ordine, quindi i puntali si possono scambiare, si accenderà uno dei due LED. E anche su questa PCB simulatore test comunicazione seriale ho fatto un video, trovate nel canale, oppure vi lascio l'icona alla fine di questo video, e chi è interessato mi può contattare via email su mimmorefrigger@gmail.com. Bene, andiamo a staccare, perché adesso dobbiamo vedere da dove proviene il problema. Quindi che cosa dobbiamo fare? Innanzitutto dobbiamo alimentare nuovamente la scheda alimentata. Prendiamo un multimetro, lo mettiamo in DC, mettiamo un puntale su S e l'altro su N e dovremmo avere 20 volt. Allora abbiamo un voltaggio, sembra che stia comunicando, ma che in realtà non arriva ai 20 volt, è un voltaggio un po' basso. Se andiamo sui due fotoaccoppiatori, di cui qui abbiamo TX trasmettitore e RX ricevitore, trasmettitore sta come il micro che sta trasmettendo i dati seriali a questo fotoaccoppiatore per poi trasmetterli all'unità esterna, mentre da questo fotoaccoppiatore riceve i dati. Ovviamente, siccome non abbiamo l'unità esterna, su questo fotoaccoppiatore non troveremo un voltaggio, uno scambio dati, e quindi qui troveremo solamente la 5 volt.
difatti qui ce l'abbiamo. Se non avessimo qui la 5 volt significa che o il fotoaccoppiatore ha un problema oppure la scheda non ha l'alimentazione della 5 volt. Ok, su questo lato invece non abbiamo niente perché qui dovrebbero arrivare i dati dall'unità esterna. Questo invece si riconosce che è il TX perché ha il puntino rivolto verso il microcontrollore, e se andiamo sui piedini 1 e 2 dovremmo trovare uno scambio seriale. E difatti ci sta lo scambio seriale. Possiamo vedere il max del voltaggio a quanto arriva. Quindi il max è di 1,2 volt, e da questa parte però vediamo un po', perché se non comunica di qua significa che questo si intravede, ma abbiamo un voltaggio di quasi 2 volt, però lo scambio dati è veramente lento. Allora intanto dobbiamo risolvere il problema dei 20 volt, perché questa scheda deve avere sulla parte di comunicazione tra neutro e cavo S i 20 volt, e possiamo andarli a vedere sulla scheda gemella, che è questa. Vi faccio vedere che i 20 volt qui ci sono, oscilla tra 20 e 24 volt, quindi anche questa scheda deve avere la stessa alimentazione. Qua abbiamo il corto, anche questa resistenza e anche questo condensatore. Questi componenti sono tutti in parallelo tra di loro. C'è anche questo condensatore che è da 35 volt 470 microfarad in parallelo, quindi anche questo sicuramente risulta in corto. Ok, anche lui risulta in corto. Per testare questi componenti bisogna rimuovere almeno un piedino alla volta e testare i componenti. Incomincerei dal diodo perché è il componente più facile da rompersi, come anche questo condensatore a lenticchia che fa da protezione. La resistenza potrebbe anche essere, però mi sembra strana che se sta in corto non è bruciata, e il condensatore, questo condensatore qua è difficile che va in corto, solitamente gonfia anche quando va in corto. Vabbè, comunque, allora, trovato la causa: un condensatore elettrolitico che tra i 4 componenti avevo dato per ultimo, perché questi condensatori, vi faccio vedere, quando vanno in corto gonfiano, invece questo qua no, stranamente non è gonfiato. Vabbè, andiamo a sostituire. Purtroppo non bisogna mai dare niente per scontato. Solitamente nell'elettronica è così: quando vanno in corto gonfiano poco poco, insomma un po' te ne accorgi che sono guasti, e solitamente o saltano i diodi o le resistenze, o addirittura il condensatore a lenticchia. Questo risulta buono perché anche questo in parallelo avevo dato per scontato. Al secondo posto dopo il diodo avevo messo il condensatore a lenticchia che avesse un'ipotesi di guasto. Invece è risultato questo elettrolitico a 35 volt 470 microfarad. Consiglio a questo punto di andare a mettere un 50 volt, perché bisogna mettere sempre il doppio del voltaggio per cui la scheda eroga.
e quindi mettiamo un 50 volt da 470 microfarad, che andiamo a verificare se il corto è sparito. Andiamo a vedere sulla resistenza e abbiamo un valore alto, il diodo anche risulta ok. Andiamo a fare il test per vedere se la scheda è tornata a comunicare. Ok, possiamo vedere che il LED si è acceso e sta comunicando, ma tra l'altro con questo test di comunicazione possiamo anche mettergli un puntale sul coccodrillo e fare dei test. Possiamo andare sulla resistenza, sul diodo e sul fotoaccoppiatore per vedere se il fotoaccoppiatore sta trasmettendo. Ok, in questo modo possiamo andare a scala per vedere dove, ad esempio sulla resistenza da 2 kg, che solitamente anche questa salta, si rovina, possiamo andare a testare la resistenza, se effettivamente la resistenza è buona. Ok, anche il diodo, cioè tutti i componenti che stanno in serie o in parallelo possiamo andarli a testare per vedere quale componente guasta e non sta comunicando, da iniziare dal fotoaccoppiatore trasmettitore che trasmette all'unità esterna fino ad arrivare all'ultimo componente prima del pin. Ok? Bene. Come ho detto prima, per questo simulatore PCB seriale ho fatto un video, potete andarlo a vedere, vi lascio l'icona alla fine di questo video. Prima di chiudere andiamo a testare il voltaggio, ma il voltaggio è quello, altrimenti il LED non si sarebbe acceso, ma noi andiamo a testare lo stesso. In realtà io ho messo il puntale rosso positivo sul neutro, ma di regola questi vanno messi al contrario. Perché questa scheda trasmette a negativo meno 23, ok, e altrimenti i dati non riescono a passare tramite i diodi, che è posto nel verso in cui i dati positivi non riescono a passare, e in questo caso per poter passare questi dati devono trasmettere a negativo, mentre invece sull'unità esterna, se andate con il puntale su S più e il puntale nero su N, troverete i 20 volt in positivo, ok? Però quando i dati si trasmettono variano dal positivo al negativo, ok? Quindi significa che quando è negativo è l'unità interna che manda i dati, quando è in positivo è l'unità esterna che sta mandando i dati a quella interna. Tutto questo ovviamente avviene molto velocemente. Bene, anche questo video è finito. Ragazzi, se vi è piaciuta questa riparazione, vi è piaciuto questo video, mettete un bel pollice in su, mi raccomando iscrivetevi al canale, e da Memory Frigger questo è tutto, un abbraccio a tutti e ci vediamo nel prossimo video.